Oggi un video molto particolare. Ultimamente ho fatto molti video, diciamo, tecnici, ma volevo tornare a un video di vera fotografia, cioè un video che non tratti di fotocamere, cellulari, cose di questo genere, ma veramente della storia della fotografia. In particolare della fotografia giapponese dagli anni 30 ad oggi. È chiaro che questo è un argomento enorme che non può essere trattato in un video così alla fine semplice, ma volevo darvi soprattutto le mie impressioni su un argomento veramente interessante e che mi ha impressionato negli ultimi, diciamo, anno e mezzo, 2 anni, eccetera. Ho iniziato a vedere molte fotografie di questo genere, a apprezzarne enormemente la qualità artistica, soprattutto perché sono fotografie che mi rendo conto che non le guardo una volta e poi dico ah che bella e poi passo alla prossima, ma delle fotografie a cui io ritorno in maniera costante. Cioè ogni tanto devo tornare a vederle per ispirarmi, per pensare, per riflettere. Cosa che fondamentalmente ormai troppo spesso la fotografia ha perso, in quanto no, noi guardiamo tutte queste foto anche molto belle, passiamo avanti, scrolliamo e le vediamo, ah sì, carina, e vai avanti e poi vedi la prossima e non torni mai indietro e non ti dai neanche il tempo, quella stessa fotografia, per guardarla con la dovuta calma e attenzione. Queste fotografie sono molto particolari perché sono l'esatto opposto di quello che tutti ci hanno insegnato sulla fotografia. La fotografia deve essere ben composta, deve avere delle tonalità piacevoli, deve avere tutte le zone, no, dalla zona 7 alla zona 1, eccetera, no? Ansel Adams, tutti questi che se voi vedete su queste foto di questi fotografi di cui vi parlerò, direte ci hanno insegnato un mucchio di minchiate. Scusate la parola, ma veramente ti lascia questa impressione. Cioè, stiamo parlando di fotografie super contrastate, praticamente dei bianchi e neri, non del bianchi con tanti livelli di grigio, ma proprio delle fotografie che sembrano, sapete quando stampavate le fotografie sui fogli di carta A4, quelli diciamo normali, che erano proprio bianco-nero, non c'erano vie di mezzo, sono fotografie la cui composizione è caos, cioè la composizione che ci hanno insegnato, regola dei terzi, spirale aurea, no, queste sono generate, la loro bellezza è generata dal caos all'interno di queste fotografie. Non hanno quindi, come vi dicevo, questa vasta tonalità né di colori, perché generalmente sono bianco e nero, né di grigi. Non sono fotografie documentaristiche come ci hanno insegnato, diciamo, i vari Cartier-Bresson, eccetera, la fotografia documentaristica europea,
non sono assolutamente neanche lontanamente vicine a quello che sarebbe la fotografia naturalistica dei fotografi di National Geographic. Quindi stiamo parlando dell'opposto di quello che probabilmente tutti noi abbiamo dato per scontato come fotografia. Parleremo un po' a ritroso dalla fotografia diciamo attuale di Tatsuo Suzuki e la controversia un po' sul fatto che ha questo stile così aggressivo nei confronti delle persone sulla strada e che quindi tutta questa, diciamo, moderna cultura woke, che woke non dovrebbe essere una mala parola, una cattiva parola, ma spesso quando entra nell'arte in realtà sì lo diventa, per tornare indietro a una rivista rivoluzionaria che in soli 3 numeri mai usciti negli anni 70, in realtà 68, 69 e 70, provocò degli enormi cambiamenti nella cultura fotografica, che è questa rivista Provoque, con poi fotografie tipo Moriyama, tornando indietro, Hosoe, quella incredibile opera Order by Rose creata con Mishima, questo incredibile scrittore dalla vita veramente particolare e dalla morte ancora più particolare attraverso questo questo suicidio rituale giapponese chiamato Seppuru, che vi consiglio di andare a vedere, diciamo a cercare come informazione, perché da dire è estremamente cruento. Diciamo che noi conosciamo più un'altra versione a livello occidentale chiamata Harakiri, no? Però è qualcosa di simile ma abbastanza anche diverso. E quindi delle opere particolarissime, tenete conto, fatte ai tempi della fotografia chimica, quella che spesso definiamo fotografia analogica. Quindi sperimentazione di livello altissimo, creazione di queste diciamo movimenti. Prima di Provoque ci fu Vivo, per esempio, eccetera. È un argomento lungo, complicato. Ho preferito lasciar fare all'intelligenza artificiale. Ho fatto creare un piccolo riassunto delle fonti che ho consultato, di quelle che mi sono sembrate più interessanti e soprattutto diciamo che rientrassero meglio nell'argomento che volevo trattare, e ve lo faccio ascoltare mettendo poi sopra alcuni documenti multimediali, in maniera che possiate non solo sentire la mia voce e poi andare a cercarvi fotografie o documenti, ma alcuni già ve li inserisco sopra il parlato, così potrete diciamo capire quello che ho provato io nel avvicinarmi a questo genere di fotografia.
Vi lascio ora con questo riassunto, diciamo, semiautomatico dell'intelligenza artificiale. Spero sia un argomento che possa comunque interessarvi. Grazie. Benvenuti. Oggi facciamo un'immersione, direi, nella fotografia di strada giapponese. Partiamo da un nome recente, Tatsuo Suzuki, per poi andare un po' a ritroso alle radici di uno stile visivo, molto potente, a volte discusso. Esatto. Abbiamo fonti che analizzano Suzuki, il movimento Provoque, figure come Tomatsu o Soe. L'idea è capire questo filone artistico, che impatto ha avuto e ancora. Proprio così. E Suzuki ci porta subito nel vivo, no? Con questo suo bianco e nero molto forte, contrastato, pieno di emozione. Lui cerca quella che chiama la frizione, quasi una tensione fisica della vita a Tokyo. Sì, dice proprio che le sue foto sono un'espressione diretta, devono parlare da sole, più delle parole. Il libro Friction Tokyo Street, ad esempio, è emblematico. Assolutamente. Però questo suo approccio così fisico, così diretto, ha anche sollevato un polverone, vero? È stata una polemica online parecchio forte. Ah, ricordo qualcosa. Lo accusavano di essere troppo aggressivo, invadente. Esattamente. Molti hanno percepito il suo modo di scattare per strada così un po' troppo, diciamo, sopra le righe. Alla fine Fujifilm ha dovuto ritirare tutto e interrompere la collaborazione. Capisco. E lui come ha reagito? Beh, Suzuki poi ne ha parlato, ha detto la sua, ha sottolineato il rispetto per i soggetti, certo, e ha anche parlato di un'evoluzione nel suo stile. Un po' per non ripetersi, diceva, ma forse anche influenzato da quella vicenda, e poi dalla pandemia, dalle restrizioni. Tra l'altro ha fondato Void Tokyo, un collettivo. Interessante questo legame tra controversia ed evoluzione. Ma giustamente, dicevamo, lui non spunta dal nulla. Cita spesso Daido Moriyama, il movimento Provoque. Certo, le influenze sono chiare. Si vede proprio il collegamento, no? Quell'estetica. Si sente nettamente. Provoke è stato, breve ma esplosivo alla fine degli anni 60. Un vero punto di rottura. In che senso? Cosa facevano di così diverso? Guarda, il contesto era il Giappone post-bellico. Un periodo turbolento, proteste, cambiamenti culturali enormi. E questi fotografi, Moriyama, Nakahira, Takanashi e anche teorici, sentivano che la fotografia doveva cambiare pelle. Non bastava più documentare. Volevano esprimere altro. Esatto, usavano la fotografia in modo totalmente soggettivo, emotivo. Ecco da dove viene lo stile Are-Bureboke, ruvido, sfocato, sgranato. Non era un errore, era una scelta precisa. Una specie di rifiuto della perfezione tecnica. Proprio un rifiuto della fotografia pulita, oggettiva, tradizionale. Cercavano un linguaggio visivo che urlasse, che trasmettesse l'ansia, il caos, la velocità di quel momento storico, quasi il rumore di quell'epoca reso immagine. E il fotolibro diventò il loro campo di battaglia, il mezzo ideale. Quindi Provoque radicalizza questa soggettività negli anni 60, ma mi pare di capire che non fossero proprio i primissimi a sperimentare in quella direzione, giusto? C'era già stato qualcosa prima. Vivo, hai detto. Hai colto un punto chiave, esatto. Prima di Provoque c'è stato Vivo, un collettivo fondato nel 57, attivo fino a 61, più o meno. E chi c'era in Vivo? Nomi importanti. Altro che, c'erano dei giganti come Shomei Tomatsu e dei Koho Soe. Loro già sperimentavano un sacco. Ah, ecco. Tipo? Usavano collage, doppie esposizioni, contrasti altissimi, tecniche non proprio convenzionali per l'epoca. E lo facevano per parlare del Giappone che cambiava, delle ferite della guerra, dell'identità in crisi, dell'ombra americana. Stavano già spingendo la fotografia oltre il semplice documento. Volevano farla diventare esperienza artistica. Hanno un po' gettato le basi, estetiche e concettuali, per quello che poi sarebbe stato Provoque. Parlami un po' di Tomatsu. Cosa lo rendeva così importante anche prima della radicalità di Provoque? Come univa documento e soggettività? Tomatsu è cruciale. È davvero considerato un po' il padrino della fotografia giapponese del dopoguerra. Lui non abbandona mai del tutto il legame con il documentario, ma lo carica di un'intensità emotiva personale fortissima. Quindi documentava, ma con sentimento. Esatto. Ha esplorato per una vita le cicatrici, le conseguenze complesse della guerra e dell'occupazione americana, sulla società, sulla cultura giapponese.
Pensa a quella foto simbolo, la bottiglia di birra fusa dal calore della bomba a Nagasaki. Sì, la conosco, potentissima. Appunto, riesce a condensare un trauma storico enorme in un dettaglio visivo che ti arriva dritto allo stomaco. Documentava questo scontro tra la tradizione e la modernità imposta, ma sempre con uno sguardo suo, profondamente soggettivo. Capito. E l'altro nome che hai fatto è Eiko Ozoe. Dicevi che era in vivo e poi è stato anche mentore di Moriyama. Lui invece... Ozoe è un altro pioniere incredibile, forse ancora più sperimentale in certi sensi, soprattutto nelle collaborazioni. Collaborazioni. In che senso? Le rose, fatta con lo scrittore Yukio Mishima, un'esplorazione erotica, psicologica, molto audace. Ah, con Mishima, certo. Controverso lui stesso. Esatto. E poi c'è Kamaitachi, un lavoro quasi performativo fatto con il danzatore Butò Tatsumi Hijikata. Evocava miti rurali, rifletteva sui cambiamenti del Giappone. Ossoi ha davvero allargato i confini della fotografia, l'ha fusa con la performance, la letteratura, con una riflessione profonda sull'identità, la sessualità, la... Quindi, tirando le fila, emerge proprio un percorso chiaro, no? Da questi maestri, Tomatsu, Ozoe, passando per le esperienze collettive, Vivo, poi Provoke. fino ad arrivare a fotografi come Suzuki oggi e al suo collettivo Void Tokyo. Sì. Esplorare le tensioni della società, ma anche dell'individuo. È un'eredità fotografica potentissima, molto specifica del Giappone, ma con echi universali. Dimostra come la fotografia possa andare ben oltre il documentare la realtà. Diventa uno strumento quasi Viscerale, esatto, viscerale. di espressione personale, di critica sociale, di indagine psicologica. Questi fotografi sono riusciti a catturare sentimenti che conosciamo tutti, no? L'alienazione, la tensione esistenziale, persino una bellezza strana, cruda, che si trova nel caos della vita moderna. Il tutto nel contesto unico del Giappone, prima post-bellico, ora contemporaneo. Forse allora, guardando a tutta questa tradizione, la cosa che resta è proprio questa. Un'estetica così, graffiante, così diretta, quasi fisica, rimane un linguaggio incredibilmente efficace per sentire il mondo. Non solo per le strade di Tokyo, ma ovunque si avverte quella frizione tra la persona e l'ambiente che la circonda. Ben detto. E come ultimo spunto, magari, pensare a come l'arte visiva, e questa fotografia in particolare, abbia questa capacità unica di afferrare e comunicare quello che non si vede, le emozioni nascoste, le verità non dette di una epoca, di un luogo. Qualcosa su cui riflettere.